Ho testato la routine perfetta secondo la scienza per un mese e questi sono i miei risultati. Ero partito con questo fisico, non mi piacevo più, una dieta in cui mi concedevo ormai un po' troppi piaceri e nonostante il nuoto agonistico e la box fatti fino ai 20 anni, parametri come VO2 max, HRV, battito cardiaco a riposo e altri, sinonimi di salute e capacità aerobica, erano sotto la media. Ottimizzo sempre le mie routine e da quando ho iniziato a meditare più di un'ora al giorno, punto molto sulla cura di sé. Quindi mi sono messo a studiare e ho creato un protocollo perfetto per me. Vi ho già mostrato il cambiamento del protocollo, il blog, nel video precedente, in cui ho fatto anche vedere i risultati delle prime 2 settimane. Ora è passato un mese. Cos'è cambiato, cosa ho aggiunto e che cosa ho tolto? Per l'allenamento ho continuato così perché funziona. 3 giorni di allenamento progressivo in palestra, quindi un giorno di squat, un giorno di tirate e un giorno di spinte. Circa una mezz'oretta ad aumento progressivo. Le schede le prendo online, in questo momento sto utilizzando uno scheda di Umberto Miletto, un piano annuale ancora preso tanto tempo fa. Mezz'ora quello e poi mezz'ora, circa 25 minuti di zona 2 cardio. Utilizzo l'Apple Watch per vedere in che zona da 1 a 5 sono di fatica a livello di battito cardiaco per il mio corpo, e la zona 2 è quella che aiuta nel tempo a creare fiato, diciamo, ed è quello che io non ho mai trattato in realtà per molto tempo, perché facevo sì nuoto, tutte queste cose, ma erano o alta intensità o quasi nulla, perché magari facevo solamente palestra a periodi. Ovviamente un riscaldamento e un cool down alla fine, quindi un riscaldamento sempre di mobilità, flessibilità, equilibrio, esercizi per il corpo intero all'inizio e anche alla fine. Andavo circa verso un'ora e un quarto di allenamento. Quindi lunedì questo. Gli altri giorni invece cardio ad alta intensità, quindi 2 volte a settimana cardio HIIT, che può essere o il Norwegian Training, quello di cui vi ho già parlato in un video, quindi un 4x4, 4 minuti in zona 5, zona 4, zona 5, alta intensità, 3 minuti in zona 2, quindi bassa media intensità, questo per 4 volte. In tapirulan, cyclette, quello che preferite. Ellittica, io utilizzo molto l'ellittica e utilizzo molto anche il vogatore, ecco in italiano. E poi sempre cool down e flessibilità, eccetera. Un giorno di corpo libero, quindi faccio solamente corpo libero e flessibilità, esercizi posturali. Un giorno di Wim Hof, quindi respirazioni, allungamento degli esercizi magari ad esempio di addominali, cose molto specifiche, e un giorno di totale riposo in cui magari faccio una passeggiata o altro. Per la dieta ho continuato con una dieta LPR friendly, quindi vuol dire per il reflusso, che è molto leggera e che quindi va anche bene per la longevità e il benessere, perché non bevo alcol, non fumo, non mangiavo schifezze, il cheat meal della pizza che facevo a settimana l'ho ridotto, quindi è una pizza bianca con rucola e è molto leggera, è una dieta variegata e dalle mie analisi del sangue quello che mancava l'ho iniziato a inserire. Soprattutto mirtilli, che sono anche un superfood per la longevità, nel mio caso surgelati, perché li preferisco surgelati e perché in realtà mantengono più le proprietà, perché congelati nel momento in cui vengono raccolti, e verdure a foglia verde, che è una cosa che ovviamente per chi mi conosce da tanto tempo sa che io faccio fatica a inserire le verdure a causa del mio olfatto, ma pian piano le sto inserendo sempre di più. A colazione dei pancake proteici vegani, è un preparato in cui che lo faccio con anche del latte vegano di soia proteico. A pranzo ho del riso con proteine e una julienne di verdure. A merenda ho uno yogurt bianco magro con della frutta secca, che anche quella è un superfood per la longevità, e del miele. E per cena ho proteine e verdure. I mirtilli li metto alla mattina insieme al pancake. Tanta acqua. E poi a livello di integratori sto testando quelli che mi funzionano meglio, quelli che funzionano peggio. Ho inserito niacinamide, NAC, glicina e vitamina D, sia per quanto riguarda la longevità ma anche per quanto riguarda il benessere di tutti i giorni. Ad esempio dalle mie analisi mancava la vitamina D, la glicina soprattutto per il sonno. La NAC protegge le vie respiratorie fluidificando il muco e depura il fegato, fungendo da precursore del glutatione, un antiossidante molto potente, fondamentale per combattere lo stress ossidativo e promuovere la longevità cellulare. Poi la niacinamide, che è la vitamina B3, aiuta non solo per la pelle ma anche come precursore del NAD+, per riparare il DNA, stimolare l'energia cellulare e attivare i geni della longevità. La glicina mantiene la pelle elastica, rinforza le articolazioni grazie alla produzione di collagene e migliora, grazie alla sinergia con il NAC, anche il sonno, mima la restrizione calorica e rallenta l'invecchiamento. Ho tolto la melatonina, l'ho provata, ma purtroppo mi va a appesantire il sonno per qualche motivo, quindi l'ho testata, non mi è piaciuta. Il sonno invece è la cosa che ho fatto più fatica a mantenere, ma continuo comunque tutti i giorni con routine di wind down, ovvero una stanza buia, fresca, luci rosse, quindi luci calde, un purificatore d'aria, un libro prima di dormire per 15-20 minuti. Tra l'altro sto leggendo un libro di longevità, Lifespan, ne ho comprato anche un altro, Outlive, quindi sto leggendo quelli. Niente schermi, niente cose che aumentano lo stress. Uso uno stimolatore di nervo vago, faccio dello stretching, mi siedo a terra per fare dello stretching, faccio la mia routine di skincare, eccetera. La cosa che ho aggiunto è il mouth tape, quindi ho iniziato ad inserire come test una sorta di cerotto che mi blocca la respirazione con la bocca e quindi obbliga la respirazione nasale, che ha tantissimi benefici. Spero così anche di migliorare la voce, ma comunque tra poco ho un appuntamento con la foniatra, quindi vedrò se risolve almeno quella cosa lì. In caso ci farò un
video se siete interessati. Un'altra cosa che sto testando è anche un tipo di respirazione particolare che dovrebbe aumentare l'HRV, dovrebbe aiutare il fisico a rilassarsi prima di dormire, ad abbassare i battiti cardiaci facendo una respirazione dentro, poi un'altra respirazione veloce e poi lentamente fuori, perché respirando lentamente fuori fai rallentare il battito cardiaco, quindi attivi il sistema parasimpatico e inizi a rilassarti. Adesso non l'ho fatto per questo periodo, quindi i risultati non li so, ma inizio da adesso, quindi quando la prossima volta farò un video aggiornamento vi dirò anche questa cosa come è andata. E infine ho continuato con delle micro ottimizzazioni come gli squat dopo mangiato o dopo circa 45 minuti che sono seduto, le camminate dopo cena, le app che bloccano i social media per non utilizzarli in modo compulsivo, ovviamente la meditazione ogni giorno, lo yoga, lo sedersi a terra, la routine di skincare, capelli, anticaduta, eccetera, il canto, sto anche imparando la chitarra, e il journaling, quindi diari di gratitudine, preparazione per il giorno successivo, calendario, promemoria, note, introspezione, eccetera. Sono migliorato ancora e non pensavo di così tanto. Quindi com'è andata? Allora, massa grassa abbastanza bene, ho diminuito leggermente la quantità di riso che mangio a pranzo perché non stavo dimagrendo quanto pensavo, anche se in realtà questa non è una dieta dimagrante, è un qualcosa che voglio mantenere a lungo termine e aggiustare pian piano, quindi non è cambiato tantissimo, però HRV sopra i 100 per la prima volta, quindi si sta stabilizzando tra i 90 e i 100, partendo da 60, 65, 70, è un grande risultato per me. Penso che sia dato soprattutto dal cardio. Idem per il VO2 max, ha aumentato esponenzialmente, in un mese non pensavo fosse possibile, e il mio record tracciato, probabilmente quando avevo iniziato kickboxing all'inizio, purtroppo non quando facevo nuoto perché non si poteva ancora misurare, era nel 2021 ed era 53,4, e adesso che sono passato da circa 40-45 a 52,4 è un ottimo risultato, perché ovviamente adesso ho 29 anni e spero che con questo tipo di allenamento, dieta eccetera continuerà a migliorare, sperando anche magari adesso di regolarizzare il sonno e migliorare anche grazie a quello. Il sonno purtroppo ancora nessun miglioramento vero, devo forse abituarmi a svegliarmi sempre allo stesso orario e a espormi alla luce solare appena mi alzo, faccio ancora un po' fatica, ma non riesco a fare più di un'ora di sonno profondo, anche se il sonno ristoratore, quindi il REM più sonno profondo, va comunque oltre le 3 ore, che è ottimale. Piccolo aggiornamento dal Marco del futuro, sto editando questo video e in realtà poco dopo del mese, quindi un mese e una settimana circa, ho fatto 1 ora e 37 di sonno profondo. Il mio record, penso. E inoltre, non avendo ancora la casetta nuova, non avendo la sauna, non avendo la camera iperbarica, non avendo le luci rosse per fare la red therapy, non ho potuto provare altre tecnologie che funzionano molto e che sono studiate per ora, nonostante facciano benissimo. Per ora non le ho provate. Tra l'altro, piccolo spoiler per il prossimo aggiornamento, ho anche iniziato una nuova routine di skincare basata su peptidi, quindi sulla longevità. Ho aggiornato anche la hair care e poi ho una nuova app per monitorare il tutto, quindi ho dei piccoli aggiornamenti. Fatemi sapere, perché potrei fare addirittura dei video dedicati proprio alla routine e al protocollo di skincare e a quello di hair care. E io come mi sento? A livello personale mi sento meglio, come dicevo la bocca ancora un po' impastata, vedremo cosa dice la foniatra, la dieta non ha cambiato molto la voce, e addirittura ascoltandomi un po' penso che nonostante fosse la parte destra a farmi sempre male, e infatti era quella che su cui lavoravo sempre con l'osteopatia eccetera, in realtà può essere la sinistra la parte problematica che non riesce bene ad aprire, probabilmente dato dal mio wing del passato o altro, e quindi la parte destra deve aprire di più per compensare e mi fa male. Quindi proverò adesso a vedere se questa cosa qua, vado a esclusione, continuo a provare cose e escludere e vediamo come va via giorno. E per il resto va benissimo, mi sento meglio, non ho più la sensazione di dover mangiare dolci, non ho più voglia, ho finalmente fiato e per ora in un mese mi sento soddisfatto. Vediamo come va avanti fino a settembre, quando farò le altre analisi del sangue. Inoltre ho deciso anche di iniziare un corso di recitazione, che è sempre stata una delle mie passioni, che ho lasciato forse da dopo il Covid un po' nel cassetto, mentre i social e il canto continuano ad andare avanti senza problemi, e lo farò sia per crescita personale, ma anche perché ultimamente mi capita di fare la comparsa per alcune parti. Adesso ho fatto per la Rai, un progetto forse che arriva per Disney Plus, ho fatto una cosa per Apple TV Plus, e le persone del cast mi suggeriscono sempre di provarci, perché ovviamente adesso non posso propormi con un ruolo, ma devo per forza fare la comparsa, perché non ho modo di fare casting, non ho showreel, non ho foto, non ho niente. Ho già fatto qualcosa di recitazione, ma saperlo fare veramente è un'altra cosa, anche perché ho scoperto che esiste il typecasting, quindi persone che vengono prese nel territorio in cui viene registrato qualcosa per il tipo di persona, e dato che in Italia non ci sono molte persone che sanno l'inglese e che hanno il mio tipo di aspetto, potrebbe essere un vantaggio. In ogni caso, se volete ne parlerò, è una cosa separata. Ed ecco qua ragazzi, volevo solo un po' aggiornarvi, vi farò sapere come va avanti. Se volete che io approfondisca qualcuno di questi fattori, qualcuno di queste parti del protocollo nuovo, ci faccio un video dedicato, fatemelo sapere e ci vediamo in un prossimo video.